Preferiresti vivere poco, ma intensamente, o una lunga, ma opaca esistenza? Aspetta, ne ho una migliore. Preferiresti vivere una vita con case di proprietà, belle macchine, vestiti firmati, ma zero tempo per te stesso? Oppure una vita più leggera dai beni materiali, ma ricca di avventure e di tempo trascorso in modo prezioso? Il periodo di assoluta globalizzazione in cui ci troviamo ci spinge a vivere sempre al passo col progresso, continuamente, ma non è così semplice e concepibile. Questo assiduo aggiornamento insieme al capitalismo ha fatto sì che l'uomo medio debba ricercare sempre gli ultimi aggiornamenti di ogni servizio, nonostante la maggior parte non ne abbia bisogno. E quindi lavorare tutto il giorno per permettersi di comprare l'ultimo iPhone, del quale non ne userà il 10% del potenziale, per mancanza di tempo e per ignoranza. Tutto ciò si fa perché te lo detta la società. Si sacrifica una vita intera lavorando. Con i soldi che guadagniamo lavorando, compriamo cose. La maggior parte delle cose che compriamo non le usiamo per mancanza di tempo, perché siamo occupati a lavorare per permetterci di comprare cose che non abbiamo il tempo di goderci. Perché? Indovinate un po'. Stiamo lavorando. La soluzione qual è? Ma io penso guarire dalla concezione capitalistica. Ci guadagnano solo gli imprenditori, ci guadagnano solo i ricchi, quelli che posseggono la maggior parte dei beni materiali di questo pianeta. Ma direi non spendere tutto quello che guadagniamo, trattenere. Per esempio potremmo trattenere una percentuale fissa dal nostro stipendio e conservarla, o meglio ancora investirla. Imparare a vivere con meno. Non abbiamo bisogno di tutto ciò che abbiamo. Quanti vestiti che avete nell'armadio usate frequentemente? Sarà una percentuale bassissima. Quanti libri che avete leggete? No, questo no, comprate libri, magari li leggerete in futuro, fa bene leggere. Ma leggeteli, non buttate soldi e poi non li leggete. Vivendo con meno disponibilità economica ci farà riflettere su cosa è importante veramente per noi. Cosa vogliamo? Cosa veramente vogliamo? Lasciando andare le cose superflue, così staremo risparmiando per i nostri grandi obiettivi, i nostri veri desideri, o semplicemente un paracadute che ci salvi in momenti di difficoltà. Però questo è un discorso da grandi, lasciamo stare. Comportandoci in questo modo non avremo bisogno di essere imprenditori per vivere una bella vita. Anche un semplice impiegato con una gestione ottimale del denaro può farcela. Ad esempio, invece di comprarsi l'ultimo iPhone, fare solo 10 giorni di vacanza all'anno e continuare a lavorare per tutta la vita aspettando la pensione, gestendo intelligentemente i soldi, quest'ultimi col tempo cresceranno, mentre il bisogno di lavorare diminuirà. Quanti firmerebbero per guadagnare di più e lavorare di meno? Invece la società ci obbliga a lavorare per tutta la vita, spendendo tutti i soldi che guadagniamo lavorando in cose che in realtà non ci servono e non avendo tempo per goderceli, fino alla pensione, che sembra l'obiettivo comune dell'uomo nel XXI secolo. Svegliatevi! Innanzitutto sarete vecchi, non avrete l'energia di fare ciò che avrete sempre voluto fare. Senti qua, statisticamente da 60 anni in su c'è un'alta percentuale di incappare in disabilità, che siano motorie o neurali, lievi o gravi, sempre che ci arrivate alla pensione. Pensate che sia così scontato? Parlando di soldi, i pensionati di oggi si lamentano per la quantità di denaro che ricevono dalla pensione. Figuriamoci noi! Se ci arriviamo alla pensione, se esisterà ancora la pensione, quanti soldi avremo? Secondo il mio modesto e personale parere, dovremmo cercare di vivere la nostra vita, non quella che ci mostrano gli altri. Ciò viene reso più facile da una gestione consapevole dei soldi, più intelligente. Perché, diciamoci la verità, i soldi non fanno la felicità, li puoi schifare quanto vuoi, ma in questo mondo si vive con i soldi. Perciò viviamo, scegliamo di vivere e non di sopravvivere. Concediamoci
del tempo per noi stessi, svolgiamo compiti che ci garbano, lavori che ci soddisfano e ci motivano a continuare a fare quello che facciamo e non a pensare ma quando finisce, oppure è venerdì, che bello, posso uscire a ubriacarmi, uscire con gli amici e divertirmi e non devo pensare al lavoro il weekend, per poi ricominciare da capo il lunedì.